Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aplactin, firma, Faber. Ital. Ritrov. Medic. AFSPA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Aplactin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aplactin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Aplactin? Aplactin è un farmaco a base del principio attivo pravastatina sale sodico, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti statine e nello specifico inibitori della HMG-CoA riduttasi. È commercializzato in Italia dall'azienda firma Faber. Ital. Ritrov. Medic. AFSPA. Aplactin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Aplactin 20 mg 10 compresse. Aplactin 40 mg 14 compresse. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Firma, Faber. Ital. Ritrov. Medic. AFSPA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Pravastatina sale sodico. Gruppo terapeutico. Ipolipemizzanti statine. Forma farmaceutica. Compressa. Indicazioni. Aplactin è indicato negli adulti nei seguenti casi. Ipercolesterolemia. Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta, quando la risposta alla dieta o ad altri trattamenti non farmacologici, esempio, esercizio fisico, riduzione del peso corporeo, sia risultata inadeguata. Prevenzione primaria. Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con ipercolesterolemia da moderata a grave e ad alto rischio di primo evento cardiovascolare, in aggiunta alla dieta, vedere paragrafo 5.1. Prevenzione secondaria. Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con storia di infarto del miocardio o angina pectoris instabile e con livelli normali o elevati di colesterolo, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio, vedere paragrafo 5.1. Post-trapianto. Riduzione dell'iperlipidemia post-trapianto in pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva a seguito di trapianto d'organo solido, vedere paragrafi 4, 2, 4, 5 e 5.1. Posologia. Prima di iniziare la terapia con Aplactin, devono essere escluse cause secondarie di ipercolesterolemia ed i pazienti devono essere posti a dieta standard di polipidemizzante da continuare durante il trattamento. Aplactin è somministrato per bocca una volta al giorno, preferibilmente la sera, con o senza cibo. Ipercolesterolemia. L'intervallo di dosaggio raccomandato è 10-40 mg in unica somministrazione giornaliera. La risposta terapeutica si evidenzia entro una settimana ed il pieno effetto di una certa dose si ottiene entro 4 settimane, perciò si dovranno effettuare periodiche valutazioni del quadro lipidico ed il dosaggio deve essere aggiustato di conseguenza. La dose massima giornaliera è di 40 mg. Prevenzione cardiovascolare. In tutti gli studi clinici di prevenzione di morbilità e mortalità, l'unica dose di partenza e di mantenimento studiata è stata di 40 mg giornalieri. Dosaggio dopo trapianto. In pazienti in terapia immunosoppressiva, a seguito di trapianto d'organo, si raccomanda una dose di partenza di 20 mg al giorno, vedere paragrafo 4, 5. In base alla risposta dei parametri lipidici, la dose può essere aggiustata fino a 40 mg sotto stretto controllo medico, vedere paragrafo 4, 5. Bambini. La documentazione sull'efficacia e la sicurezza in pazienti di età inferiore ai 18 anni è limitata, quindi in questi pazienti l'uso di Aplactin non è raccomandato. Pazienti anziani. In questi pazienti non è necessario alcun aggiustamento del dosaggio, a meno che non ci siano dei fattori di rischio predisponenti, vedere paragrafo 4, 4. Compromissione renale o epatica. In pazienti con compromissione renale moderata o grave o con compromissione epatica significativa, si raccomanda una dose iniziale di 10 mg al giorno.
Il dosaggio deve essere aggiustato in base alla risposta dei parametri lipidici e sotto controllo medico. Terapia concomitante. Gli effetti ipolipidemizzanti di Aplactin su colesterolo totale e colesterolo LDL sono potenziati quando somministrato in combinazione con una resina sequestrante gli acidi biliari, esempio, colestiramina, colestipol. Aplactin deve essere somministrato 1 ora prima o almeno 4 ore dopo la resina, vedere paragrafo 4.5. Per quanto riguarda i pazienti in terapia con ciclosporina, con o senza altri medicinali immunosoppressori, il trattamento deve iniziare con 20 mg di pravastatina una volta al giorno ed il progressivo aumento del dosaggio fino a 40 mg deve essere attuato con cautela, vedere paragrafo 4.5. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Epatopatie in fase attiva inclusi innalzamenti persistenti di natura non accertata delle transaminasi sieriche eccedenti 3 volte i limiti superiori della norma, vedere paragrafo 4.4. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Pravastatina non è stata valutata su pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. Il trattamento non è adatto quando l'ipercolesterolemia è dovuta a colesterolo HDL elevato. Come per altri inibitori dell'HMG-CoA reduttasi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Fibrati. L'uso di fibrati da soli è occasionalmente associato a miopatia. Quando i fibrati sono somministrati in associazione con altre statine è stato rilevato un aumentato rischio di eventi avversi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Aplactin insieme ad altri farmaci come acido fusidicoteva, Dermomycin Cort, Fucicort, Fucidin, Fucidin H, Fucimix Beta, Fucitalmic, Fusapiel Beta, Fusicutan Beta, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Aplactin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aplactin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Pravastatina è controindicata durante la gravidanza e deve essere somministrata alle donne in età fertile solo quando la gravidanza sia altamente improbabile e quando siano state informate del rischio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Pravastatina non influisce o influisce in modo trascurabile sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia, quando si è alla guida di veicoli o si usano macchinari, si deve tenere in considerazione che, durante il trattamento, si possono verificare vertigini. Effetti indesiderati. La frequenza degli effetti indesiderati è classificata in base alla seguente convenzione. Molto comune, e 1/10. Comune, e 1/100. Studi clinici. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Ad oggi si hanno esperienze limitate di sovradosaggio da pravastatina. In caso di sovradosaggio non esiste un trattamento specifico. In questo caso, il paziente deve essere trattato dal punto di vista sintomatico e con appropriate misure di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti ipolipidemizzanti, riduttori del colesterolo e dei trigliceridi, inibitori dell'HMG-CoA reduttasi. Codice ATC. C10A03. Meccanismo d'azione. Pravastatina è un inibitore competitivo del 3-idrossi-3-metilglutaryl coenzima A, HMG-CoA, reduttasi, l'enzima. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Pravastatina è somministrata per bocca nella sua forma attiva. Viene rapidamente assorbita ed i livelli di picco sierico sono raggiunti dopo 1-5 ore dall'ingestione. In media viene assorbito dati preclinici di sicurezza. In base a studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute e tossicità sulla riproduzione, non ci sono altri rischi per il paziente, oltre a quelli attesi, dovuti al meccanismo. Elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, polivinilpirrolidone, cellulosa microcristallina, sodio crosscarmellose, magnesio stearato, magnesio ossido, ferro ossido giallo, e 172.
Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di aplactina a base di pravastatina sale sodico sono Langiprav, Prasterol, Pravaselect, Pravastatina Almus, Pravastatina Alter, Pravastatina Aurobindo, Pravastatina Doc generici, Pravastatina EG, Pravastatina Milan, Pravastatina Pensa, Pravastatina Rachiofarm, Pravastatina Sandoz GmbH, Pravastatina San, Pravastatina Zentiva, Setac, Vasticor. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.